Ciao a tutti e bentornati su Katie Made. Io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme questo progetto molto originale. Si tratta di un mini bauletto lavorato, come potete vedere, in questo modo. Ha la sua apertura con cerniera molto particolare. Ho anche foderato il progetto, si può portare sia a mano che a tracolla se applicate una tracollina, una catenella. Ho utilizzato il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi, di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto valido su tutti i prodotti, e per questo progetto ho utilizzato una sola rocca. Mi è anche avanzato del filato. Comunque non è una borsa molto piccola perché resta abbastanza capiente, proprio perché comunque è un mini bauletto. Quindi non mi dilungo più di tanto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 250 g di cordino Indalux, che comunque equivalgono ad una rocca. Avremo bisogno della rete per irrigidire, in alternativa potete utilizzare direttamente il feltro, 2 agganci per i manici, in alternativa potete utilizzare 2 moschettoni tondi, una cerniera da 45 cm, uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiamo dal fondo, facciamo il cerchio magico e lo andiamo a bloccare con una catenella, in questo modo. All'interno del cerchio magico andiamo a lavorare una maglia bassa ed una catenella. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. All'interno del cerchio magico andiamo a realizzare anche altre 11 maglie alte, quindi calcolando anche la maglia bassa e la catenella iniziale avremo un totale di 12 maglie. A questo punto non ci resta che chiudere il cerchio tirando il filo in questo modo e andiamo a chiudere il tutto nella prima maglia, quindi qui. Ora andiamo a fare questo procedimento per evitare che si noti sempre il punto di chiusura. Inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nella maglia successiva. In questo modo prendo l'asola e la tiro fuori. Sempre nello stesso punto vado a lavorare una maglia bassa, una catenella e questo mi sostituisce sempre la prima maglia alta. Nello stesso punto vado a lavorare anche una maglia alta perché ora andremo a lavorare il giro di sogliamenti, quindi lavoreremo 2 maglie alte in ogni punto che abbiamo sottostante. Andiamo a chiudere il giro sempre nello stesso modo, maglia bassissima, non qui ma nella maglia successiva.
uncinetto dall'interno verso l'esterno nella maglia successiva, quindi non dove ho chiuso con la maglia bassissima che è qui, ma in quella successiva. Prendo l'asola, la tiro fuori e nello stesso punto vado a lavorare una maglia bassa ed una catenella che mi sostituiscono sempre la prima maglia alta, e in questo giro dovrò alternare maglia alta e aumento per tutto il giro, quindi l'aumento è sempre formato da 2 maglie alte nello stesso punto, quindi maglia alta singola fatta, nel punto successivo aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, poi punto successivo maglia alta, punto successivo aumento e così via per tutto il giro. Terminato anche questo giro, stesso procedimento, chiudiamo con maglia bassissima nel primo punto, uncinetto dall'interno verso l'esterno nella maglia successiva, prendiamo la solina, la portiamo fuori e di nuovo maglia bassa, catenella e procediamo. In questo giro dobbiamo alternare 2 maglie alte ed un aumento per tutto il giro, quindi ho fatto la prima maglia alta, vado a fare la seconda e nel successivo aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e procediamo così per tutto il giro. Bene, avremo terminato con un aumento. A questo punto chiudiamo sempre il giro nello stesso identico modo e ripartiamo nello stesso identico modo. In questo giro, in questo ultimo giro, dovremo andare ad alternare 3 maglie alte ed un aumento, quindi parto sempre con maglia bassa, catenella, aggiungo altre 2 maglie alte, quindi in questo primo punto dove abbiamo fatto passare l'asola ho fatto il procedimento maglia bassa catenella che sostituisce la prima maglia alta, vado nel successivo e lavoro un'altra maglia alta, nel successivo lavoro una maglia alta e siamo a 3, nel successivo lavoro un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Poi di nuovo 3 maglie alte, ed un aumento, così facciamo per tutto il giro. Terminiamo quindi questo giro puntando l'uncinetto in quest'ultima asola, dobbiamo andare a fare l'aumento, quindi lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. A questo punto chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo, ed avremo terminato la lavorazione della nostra base. Ho raggiunto 16 cm di diametro e ho ritagliato della stessa misura un pezzo di feltro che andrò a posizionare sul retro del fondo in modo da dare una maggiore rigidità, anche se in realtà il fondo è già abbastanza rigido di suo, però voglio irrigidirlo ancora di più, quindi utilizzerò del feltro e lo andrò a cucire con del filo di nylon.
in modo molto semplice. Non ho tagliato il cordino perché comunque poi dovremo continuare la lavorazione del corpo borsa, quindi cerniamo diago il filo e andiamo a cucire il tutto. Come potete vedere non è che sto facendo chissà quale cucitura, devo semplicemente bloccare un po' questo feltro sulla base. In alternativa potete utilizzare anche della colla se ce l'avete, quella per tessuti. L'importante è che lo fissate per bene. Cucito il pezzo di feltro, blocchiamo il filo e abbiamo terminato questa parte. A questo punto possiamo proseguire con la lavorazione della nostra borsa, quindi ci siamo fermate qui che abbiamo chiuso il giro del fondo con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo proseguire con la lavorazione della maglia bassa in costa retro, il solito stacco che faccio tra fondo e corpo borsa, anche se in realtà penso che lavorerò anche il corpo borsa a maglia bassa. Valuterò comunque durante il prossimo giro. Voi ovviamente avrete già visto il tutto dall'anteprima, quindi saprete come andrò a lavorare il resto della borsa. Quindi procediamo. Facciamo una catenella e andiamo a lavorare in costa retro la maglia bassa, quindi punto l'uncinetto prendendo la costa retro e lavoro una maglia bassa e così per ogni maglia che ho in basso. Lavoro anche questo primo punto, chiudiamo il giro con una maglia bassissima prendendo solo la costa retro, poi facciamo una maglia bassa ed una catenella come abbiamo fatto nei giri di maglia alta. Io proseguirò la lavorazione a mezza maglia alta, quindi non varierò più di tanto, nel senso resterò sempre sui punti base, ma invece di fare la maglia bassa faccio la mezza maglia alta. Fatto questo procedimento procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante per tutto il giro. Terminato anche questo giro vado a chiudere come ho fatto per i giri sul fondo, quindi per evitare che si noti il punto di chiusura vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto qui e poi ripeto lo stesso procedimento, quindi entro con l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, prendo la solina, lavoro una maglia bassa, una catenella e poi procedo lavorando il giro in modo normale, quindi mezza maglia alta in ogni punto.
Questo procedimento lo andremo a ripetere per tutti i giri di lavorazione che troverete indicati qui in alto sullo schermo, quindi non ci resta che raggiungere l'altezza della nostra borsa e poi vedere come procedere con il lavoro. A metà lavoro mi sono resa conto che vorrei dare una maggiore rigidità al corpo borsa, quindi entra in gioco la rete. Mi sono ritagliata un pezzo di rete ed ora vi do qualche indicazione. Per fare ciò dobbiamo andare innanzitutto a misurare il diametro interno, quindi vi misurate tutto il diametro interno. Se state comunque seguendo il tutorial passo passo, posso dirvi che per quanto riguarda il diametro interno siamo sui 48 cm circa. Mi sono ritagliata la rete di 49 cm in modo da poter sovrapporre poi la rete in questo modo e poi lo andiamo a cucire con lo stesso cordino, con un cordino differente, tanto comunque si trova all'interno. E una volta cuciti, il procedimento della cucitura è molto semplice, dovete semplicemente entrare ed uscire dai fori della rete. In questo modo fino a raggiungere comunque l'altezza, cosa che al momento non vi so dire, ve lo dirò nel passaggio successivo perché l'ho ritagliata un po' più alta. Poi in base all'altezza che voglio ottenere, su questo mi regolerò in base a come cresce il lavoro, valuterò dopo, ma nel frattempo la andiamo ad inserire all'interno in modo molto semplice. Andiamo a posizionarla all'interno, tanto questa poi avendo la stessa misura della base poi si posiziona da sola praticamente, quindi sta fissa, vedete? Una volta raggiunta l'altezza desiderata che volete dare alla vostra borsa, andate a ritagliare l'eccesso e poi nell'ultimo giro che andremo a lavorare di rifinitura andremo a fissare anche la rete, perché entreremo anche nei forellini della rete, ma questo lo vedremo dopo. Quindi a questo punto procedo con il lavoro, continuo ad alzare la borsa, diciamo che sono a metà lavoro e poi vediamo insieme come procedere. Bene, ho raggiunto 14 cm di altezza circa e della stessa misura, della stessa altezza ho ritagliato anche la rete perché l'avevo lasciata un po' più lunga, poi appena ho raggiunto l'altezza che desideravo ho ritagliato anche la rete in eccesso. A questo punto blocchiamo la rete a tutto il resto del lavoro con il giro di rifinitura a maglia bassa. Quindi non ho chiuso ancora il giro. Faccio una maglia bassissima nel primo punto, lavoro una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Allo stesso tempo vado a puntare l'uncinetto anche nel foro della rete, tiro fuori e lavoro una maglia bassa
e così via per tutti i punti che mi ritrovo sulla base. Non è detto che ogni punto deve combaciare con un quadratino della rete, potete anche saltarne qualcuno, l'importante è che la fissate durante il giro di rifinitura. Bene, abbiamo terminato il giro, a questo punto possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. E questo sarà il risultato del nostro corpo borsa perfetto. A questo punto ci dobbiamo occupare della parte superiore e poi della fodera. Per lavorare la parte superiore dobbiamo seguire lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per il fondo, quindi vedrete le stesse clip. All'interno del cerchio magico andiamo a lavorare una maglia bassa ed una catenella. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. All'interno del cerchio magico andiamo a realizzare anche altre 11 maglie alte, quindi calcolando anche la maglia bassa e la catenella iniziale avremo un totale di 12 maglie. A questo punto non ci resta che chiudere il cerchio tirando il filo in questo modo e andiamo a chiudere il tutto nella prima maglia, quindi qui. Ora andiamo a fare questo procedimento per evitare che si noti sempre il punto di chiusura. Inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nella maglia successiva, in questo modo. Prendo l'asola e la tiro fuori. Sempre nello stesso punto vado a lavorare una maglia bassa, una catenella e questo mi sostituisce sempre la prima maglia alta. Nello stesso punto vado a lavorare anche una maglia alta perché ora andremo a lavorare il giro di sogliamenti, quindi lavoreremo 2 maglie alte in ogni punto che abbiamo sottostante. Andiamo a chiudere il giro sempre nello stesso modo, maglia bassissima, non qui ma nella maglia successiva. Uncinetto dall'interno verso l'esterno nella maglia successiva, quindi non dove ho chiuso con la maglia bassissima che è qui, ma in quella successiva. Prendo l'asola, la tiro fuori e nello stesso punto vado a lavorare una maglia bassa ed una catenella che mi sostituiscono sempre la prima maglia alta, e in questo giro dovrò alternare maglia alta e aumento per tutto il giro,
quindi l'aumento è sempre formato da 2 maglie alte nello stesso punto, quindi maglia alta singola fatta, nel punto successivo aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, poi punto successivo, maglia alta, punto successivo, aumento e così via per tutto il giro. Terminato anche questo giro, stesso procedimento, chiudiamo con maglia bassissima nel primo punto, uncinetto dall'interno verso l'esterno, nella maglia successiva prendiamo la solina, la portiamo fuori e di nuovo maglia bassa, catenella e procediamo. In questo giro dobbiamo alternare 2 maglie alte ed un aumento per tutto il giro. Quindi ho fatto la prima maglia alta, vado a fare la seconda e nel successivo aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e procediamo così per tutto il giro. Bene, avremo terminato con un aumento. A questo punto chiudiamo sempre il giro nello stesso identico modo e ripartiamo nello stesso identico modo. In questo giro, in questo ultimo giro, dovremo andare ad alternare 3 maglie alte ed un aumento. Quindi parto sempre con maglia bassa, catenella, aggiungo altre 2 maglie alte, quindi in questo primo punto dove abbiamo fatto passare la sola ho fatto il procedimento maglia bassa catenella che sostituisce la prima maglia alta. Vado nel successivo e lavoro un'altra maglia alta, nel successivo lavoro una maglia alta e siamo a 3, nel successivo lavoro un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Poi di nuovo 3 maglie alte, ed un aumento, così facciamo per tutto il giro. Bene, a questo punto avremo terminato, dobbiamo chiudere intanto il giro, quindi lo facciamo con una semplicissima maglia bassissima e indovinate un po' cosa dobbiamo fare? Lo stesso procedimento che abbiamo fatto sulla base, quindi andare ad irrigidire con il feltro, questa sarà ovviamente la parte superiore, quindi ci ritagliamo il feltro delle stesse dimensioni, sappiamo già il diametro, lo cuciamo e poi ci rivediamo insieme per procedere. Il procedimento non sarà molto differente dal corpo borsa, ma comunque lo rivediamo molto velocemente insieme. Quindi vado a cucire il feltro e poi ci rivediamo qui. Prima di andare a cucire il feltro che ho già ritagliato, vado ad applicare gli anelli per il manico, quindi li vado ad applicare proprio qui e poi ci andrà lavorato il manico. Quello lo vedremo poi nei passaggi successivi. In modo molto semplice lo vado a far passare tra le maglie. Ora possiamo andare a cucire il feltro sul retro. Fatto questo passaggio procediamo nello stesso identico modo per come abbiamo fatto comunque il corpo borsa, quindi giro di maglia bassa in costa,
Terminato questo giro andremo a chiudere con maglia bassissima e poi procederemo come abbiamo fatto per il corpo borsa andando a lavorare a mezza maglia alta. Una volta terminato il giro di mezza maglia alta andremo ad irrigidire anche in questo caso con la rete, stesso procedimento del corpo borsa, e poi la andremo a bloccare con il giro di maglia bassa. Una volta terminato il giro di rifinitura possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Per realizzare la fodera andremo a ritagliare un pezzo di stoffa della stessa dimensione della circonferenza. Stessa cosa faremo con la parte superiore, con il coperchio, ovviamente cambierà l'altezza. Mentre per parte superiore e base andremo a ritagliare 2 cerchi di stoffa sempre della stessa circonferenza. Ovviamente per tutti i pezzi di stoffa che ritaglieremo lasceremo un po' di margine per la cucitura. Andremo poi a mettere a doppio sia la fascia del corpo borsa sia la fascia della parte superiore e andremo a cucire lungo il bordo più corto. Una volta fatto questo andremo a cucire le parti tonde alla base di entrambe le fasce e poi le andremo a cucire all'interno della borsa. Prima di foderare andiamo a fissare una piccola parte perché comunque non sarà tutto aperto ma una parte sarà cucita. Quindi prendiamo lo stesso cordino, l'uncinetto, ci facciamo il cappio in questo modo e io comunque ho già fissato gli anellini per il manico, quindi vado a regolarmi con quelli. Voi se non li avete applicati potete partire da qualsiasi punto, quindi vado ad inserire l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna in questo modo e faccio lo stesso anche sul corpo borsa, quindi prendo solo la metà catenella esterna. In questo modo vado a prendere con l'uncinetto il cappietto che ho fatto al cordino e lo tiro fuori, quindi lo faccio passare tra le asole. Dopodiché punto di nuovo l'uncinetto nel punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna, punto l'uncinetto nella metà catenella esterna del punto successivo del coperchio, diciamo, in questo modo, e vado a bloccare a maglia bassissima. Continuo in questo modo fino a cucire un pezzetto che mi occorre. Io ora farò ad occhio, ma vi lascerò indicato sia il numero dei punti che la misura in centimetri. Ok,
Ok, in totale ho bloccato 10 punti e sono esattamente 7 centimetri e mezzo, quindi a questo punto taglio il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. Questo sarà comunque il risultato. A questo punto non ci resta che andare ad applicare la cerniera. Questo passaggio lo faremo prima di foderare, così poi andremo a nascondere la cucitura con la fodera. Quindi la faremo partire più o meno in questo modo. Io ora ho una cerniera molto lunga che poi comunque andrò ad accorciare. La vado a fissare con gli spilli. Fissata questa parte vado prima a cucire appunto questa parte e poi ripeterò lo stesso procedimento anche sulla parte superiore. Ovviamente apriamo la cerniera, andiamo a fissare man mano con gli spilli facendo attenzione di posizionarla dritta perché altrimenti poi si fa fatica ad aprirla e andiamo poi a cucire. Bene, una volta foderato tutto il progetto, questo sarà il risultato finale. Sono molto orgogliosa di me stessa perché non essendo pratica con l'uncinetto comunque mi è venuto un bel lavoro. Se non siete pratiche con il cucito potete andare ad utilizzare il feltro sia per irrigidire che foderare in modo da avere un solo unico passaggio, ma comunque in ogni caso ci vuole molta pazienza perché dovete star lì a cucire. Comunque a questo punto ci andiamo ad occupare del manico che io farò molto semplice. Ho già applicato questi anellini che ho rimosso da un manico in bambù che non mi serviva, ma comunque li vendono anche sfusi, li trovate ovunque sia su Amazon che presso i fornitori di materiali per borse. In alternativa potete tranquillamente utilizzare dei classici moschettoni tondi, quelli che utilizziamo sempre per applicare manici e tracolle. Quindi ora vado a chiudere intanto la mia borsa che ho già provato, si chiude perfettamente. Riprendo lo stesso cordino e mi vado ad agganciare direttamente qui sull'asticella. Se utilizzate il moschettone tondo vi andate ad agganciare intorno al moschettone. Facciamo il cappietto iniziale. Ci teniamo il filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto all'interno dell'aggancio e andiamo a lavorare una maglia bassa. Ci portiamo dietro anche la codina così la nascondiamo e vado a lavorare altre 2 maglie basse all'interno di questo aggancio. Quindi in totale avrò 3 maglie di base. A questo punto come procedo? Volto il lavoro e proseguiamo poi lavorando righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere la lunghezza che desiderate oppure quella che trovate indicata qui in alto. Quindi puntiamo l'uncinetto nel punto sottostante, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa per ogni punto. In questo caso ho 3 punti di base, quindi avrò 3 maglie basse e procedo così fino a raggiungere la lunghezza. Bene, lavorate tutte le righe, io ne ho lavorate 28 ed ho raggiunto 18 cm. A questo punto cosa facciamo? Posizioniamo il manico dietro l'aggancio e dobbiamo andare a lavorare le 3 maglie basse prendendo anche l'aggancio o il moschettone in base a quello che state utilizzando. Quindi inseriamo l'uncinetto all'interno dell'aggancio e andiamo a puntare l'uncinetto anche nella prima maglia. In questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo nello stesso modo anche per gli altri 2 punti, quindi inseriamo l'uncinetto all'interno dell'aggancio, all'interno del secondo punto e lavoriamo una maglia bassa
Inseriamo l'uncinetto all'interno dell'aggancio e all'interno dell'ultimo punto e lavoriamo una maglia bassa. A questo punto facciamo una catenella di sicurezza, possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Bene, questo sarà il risultato finale. Ovviamente per quanto riguarda il manico potete anche utilizzare un segmento di catena oppure andare a realizzare una spighetta rumena o un manico tubolare poi applicando le campane. Potete anche applicare sia il manico che la tracolla. Quindi a questo punto, siccome ho del filato avanzato, vado a realizzare qualcosa da applicare qui alla cerniera ed ecco qua, questo sarà il risultato finale una volta terminata la nostra borsetta. Potete poi applicare una tracolla se preferite, io la lascerò per il momento così. Potete anche impreziosirla con delle decorazioni, fiori, quello che volete. Sono molto soddisfatta di questo progetto. Come potete vedere ho applicato anche questo piccolo cerchietto fatto all'uncinetto, ho fatto un cerchio magico, lavorato delle maglie basse e poi chiuso e applicato con un nodino qui alla cerniera. Questo è l'interno della borsa, resta molto capiente nonostante comunque la borsetta sia piccola. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui in basso con un bel pollice in su. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdere tutte le anteprime dei prossimi progetti. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato Linda Lux di Borgo dei Pazzi, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!